Allora, dopo un po' di tempo facciamo una ricetta di cucina. Oggi vi insegno a fare la focaccia veronese. Attenzione, è un dolce, ovviamente. Ci sono 1000 varianti, per cui io ve ne farò una delle 1000, quella che oggi trovo più congeniale fare, ma ce ne sono varie possibilità, per cui usare o il latte o il vino, o in alternativa l'acqua, il lievito o il bicarbonato, la farina ovviamente, la buccia di limone ovviamente e l'olio di oliva extravergine ovviamente. Andiamo a vedere. Allora, verserò nella planetaria, fra le altre cose, questa planetaria l'ha trovata su Amazon, vi metterò il link in descrizione, costa meno della metà di quelle professionali che vedete americane e lavora quasi ugualmente bene, quasi perché ovviamente quelle là sono eccezionali, ma anche questa fa benissimo il suo lavoro. Allora, ho versato 1 chilo di farina nella planetaria, ovviamente io ne faccio una misura da famigliona, ma potete fare mezzo chilo, 3 etti e quello che volete. Metterò mezza bustina di lievito, quindi sono quanti grammi? 16 grammi, metto 8 grammi, ma potrei metterne anche 4, non serve molto il lievito. Oppure si possono mettere 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio su 1 chilo di farina, quindi su mezzo chilo un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Aggiungerò quindi 2 etti di zucchero. Poi chi la vuole più dolce, chi la vuole meno dolce, aggiungerà un po' più di zucchero, un po' meno di zucchero. Dipende dai gusti, c'è chi lo fa 1,5 etti su 1 chilo di farina, chi fa 2,5 etti, io faccio circa 2 etti. Va il solito pizzico di sale. Potete mettere la buccia di un limone, io ho questi mega limoni e quindi userò uno di questi mega limoni. Ed ecco qua il risultato. Ora facciamo mescolare un attimo e poi aggiungiamo i liquidi, che sono olio e latte, olio e acqua, olio e vino, secondo dei gusti. Ora versiamo l'equivalente di 2 bicchieroni di olio di oliva. Quindi io farò un trittico, aggiungerò un po' di latte e un pochino di vino. E quindi diamo il via alla mescolazione. Adesso il nostro impasto pronto. Vedete, non si attacca, è morbido. Ecco, forse un pochino più duro andava anche meglio. E purtroppo dipende anche dall'umidità e dal tipo di farina che usate. Io ho usato una 00 in questo caso, senza aggiungere a Manitoba. E eccola qua. Adesso andiamo a finire. Ecco qua il nostro impasto. Adesso infarineremo un po' il piano di lavoro. Io ho messo della carta forno così da non sporcare tutto. Metteremo lì e col mattarello tireremo delle piccole focaccine. Prenderò un pezzettino di pasta così, si può, se è morbida come adesso, si può fare anche senza bisogno del mattarello, volendo, e così la mettiamo sulla piastra a cuocere.
Ecco, dovete cuocere a vista, dipende poi dalla piastra che avete, da quello che potete fare. Questa non sarebbe la più adatta, ma ho questa, se no sarebbe da fare sulla graticola o sulla gradella, come si dice in dialetto da noi. Ed è quasi pronta. La prima. Ecco, pronta la prima. Adesso scotta sopra e sotto. E adesso procediamo con la seconda. Quindi vedete 2 o 3 minuti a secondo del tipo di piastra e ovviamente dal tipo di calore che la piastra riesce a darvi. Non è abbastanza morbido l'impasto, è venuto abbastanza morbido, quindi non ho bisogno del mattarello che invece avevo lì preparato per tirarla un po' più fine. Sbattiamo via un po' la farina in eccesso e via a cuocere anche questo. La seccatura di questi lavori è proprio la cottura, nel senso che bisogna poi stare lì finché non si è cotto tutto l'impasto, quindi andrà via una mezz'ora, 40 minuti a cuocerlo tutto e va cotto appunto a vista, quindi non è che poi potete andare a fare dell'altro. Allora assaggiamone un pezzo. Buonissima, come dice Giorgione. Buonissima, croccante fuori, morbida dentro. Ecco, a secondo dell'impasto tenderà a seccarsi, tanto vediamo è pronta anche la seconda. Quindi io di solito la spezzo, vedete com'è all'interno, e la metto in un contenitore, così poi lo chiudo e tende a non seccare eccessivamente, quindi a rimanere morbida. Anzi, mangiamone un altro pezzettino. Eccola qua. È proprio la fugassa. Ed eccoci qua, terminate le nostre focacce. Queste sono ancora quelle appena cotte, calde, e qua poi metto quando sono più fredde, così che si mantengano, non diventano troppo secche, altrimenti diventano croccanti. Che a parte che la tradizione le vorrebbe secche e croccanti proprio per essere imbevute nel caffè latte la mattina oppure nel vino, cosa più preferita qua nel Veneto. Ecco, spero che oggi, visto che non ho fatto il vlog, ho fatto questa ricetta, vi sia comunque piaciuta. Fatemi sapere se provate a farla e come vi è venuta. A tutti voi un caro saluto, iscrivetevi al canale, mettete like, condividete i video sui vostri social come sempre. Ciao a tutti dal Manno. Ciao!